Oggi diamo un primo sguardo in battaglia alle nuove unità del DLC Tides of Torment di Total War Warhammer 3 in arrivo il 4 dicembre. È l'occasione perfetta per introdurre la nuova rubrica Sguardo Matto, che è stata resa possibile in questo caso dalla Creative Assembly e da voi che sostenete il canale. Provo una gratitudine inverosimile e indescrivibile per questa opportunità. Ma parliamo di tutte le novità, come al solito gettandoci nell'argomento dritto al sodo. Iniziamo con la fazione demoniaca di Slaanesh o Slaanesh, a seconda di come lo volete pronunciare, con Dekala, Lord leggendario, campionessa del caos dalle forme serpentine e 6 braccia. Molto forte come Lord, anche unico grazie alle sue animazioni che mi hanno stupito davvero tanto nella loro unicità. Devo dire un modello molto fedele alla miniatura, molto meglio di quello che mi aspettavo, mi piace tantissimo, le sue animazioni sono molto pulite anche se siamo ancora in una build in fase di sviluppo, ha diverse abilità interessanti fra cui il vortice che abbiamo visto anche nel trailer e la possibilità di cambiare stance, favorendo magari la resistenza, il blocco dei proiettili o il danno. Passiamo poi a Styrkjar dei Swordsvinir. Questo campione norscano devoto a Slaanesh è un duellante fortissimo secondo me, può essere equipaggiato anche con delle cavalcature e ha delle abilità attivabili molto interessanti, fra cui un'esplosione sonica. Passando ora a personaggi generici, abbiamo l'eroe esaltato di Slaanesh, che era l'ultimo che mancava fra i guerrieri del caos esaltati. Devo dire che il modello è veramente ben fatto, fra il braccio artiglio e il braccio con frusta è dotato di scudo, anche lui ha delle varianti con delle cavalcature. Poi abbiamo la consacrata Druchii. Non preoccupatevi, non c'è nulla di strano, è assolutamente lore friendly che sia così pallida perché gli elfi oscuri, quando consacrati da Slaanesh, diventano traslucidi. È l'unico eroe che può avere accesso a un Nagaronte nel roster di Slaanesh oppure rimanere a piedi con l'arma a 2 mani penetrante. Abbiamo poi dunque gli Slangors, che sono fanteria di uomini bestia devota a Slaanesh, leggera antifanteria, e poi arriviamo alla prima nota dolente forse di questo DLC, che sono i devoti di Slaanesh. In tutta onestà sono rimasto abbastanza contrariato dai modelli che sono stati utilizzati, non perché sono ripetitivi, ma perché mi sembrano, rispetto a tantissimi altri contenuti che vedremo anche insieme fra poco, sviluppati un po' a costo zero. Non hanno niente di che, sono neanche una variante delle streghe, sono della fanteria abbastanza deboluccia, corpo a corpo con doppia arma antifanteria, e appunto visivamente non sono un granché. La variante con le balestre introduce delle armi a distanza nuove nel roster di Slaanesh, comunque con scarsa gittata, non comparabili alle ombre degli elfi oscuri. Abbiamo poi le cacciatrici di piaceri. Questa unità secondo me è veramente fenomenale, un'unità demoniaca con queste cavalcature che sono disponibili anche per Lord ed Eroi, assolutamente. Devo dire una cavalleria d'assalto con delle statistiche mica male. Passiamo poi ai campioni di Slaanesh, fanteria mostruosa, simile a Dekala perché sono appunto tutti campioni, sono uomini serpente con 4 braccia. Li trovo veramente molto forti, soprattutto contro la fanteria, contro la quale hanno anche dei bonus non da poco, e sono disposti anche di un reggimento della fama, le guardie del piacere, che ottengono assalto travolgente, quindi il loro attacco non potrà mai essere ridotto durante una battaglia. E sono irriducibili, il che è molto forte per quanto concerne la disciplina. Fra le unità mostruose abbiamo i Praeton, che sono degli enormi cervi corrotti da Slaanesh. Sono un mostro volante con un'abilità che diminuisce la difesa corpo a corpo ma aumenta la ritorsione del danno corpo a corpo, e dotati di un potenziamento costante ai danni mica male. Sono molto veloci, non sono giganteschi, però sono un'ottima alternativa volante nel roster di Slaanesh. Abbiamo tra l'altro anche la versione ROR, Regiment of Renown, Reggimento della Fama, del flagello di Arden, che ha viaggiatore come tratto particolare e si può muovere nelle foreste senza penalità. Faccio una piccola digressione tornando ai Lord, perché è stato aggiunto anche il Lord Sommo Stregone di Slaanesh,
che ha accesso sia al sapere delle ombre sia al sapere di Slaanesh. È il classico generale incantatore mortale però rispetto alle alternative che avevamo già che erano demoniache. Come vi ho già preannunciato, purtroppo è presente un bug nella versione in corso di sviluppo alla quale ho accesso anticipato riguardante la maschera e le cacciatrici di piacere. Nel frattempo colgo l'occasione, anche perché mi stavo quasi dimenticando del reggimento della fama dei carri delle cacciatrici, gli araldi degli eccessi. Ed ecco qui la maschera, altro lord leggendario che arriva gratuitamente assieme al DLC. La maschera di Slaanesh si muove e danza, ha tantissime abilità relative proprio al concept di cui vi parlerò meglio in futuro, perché è assolutamente legato alle sue meccaniche di fazione, quindi sorvoliamo un attimo sulle sue abilità e compagnia. C'è un'altra unità che non vi mostro ora perché è in condivisione anche con la Norska, che sono dei predoni a cavallo con giavellotti devoti a Slaanesh. Direi che con questo si conclude il roster della fazione demoniaca del principe del piacere dell'eccesso. Tutte le nuove aggiunte vanno a ricoprire nuovi ruoli utili all'interno della lista unità di Slaanesh, e sicuramente fra i miei preferiti ci sono i personaggi anche generici che sono stati introdotti. Slaanesh rimane sempre una fazione corpo a corpo shock, che gioca tanto di incudine e martello, che gioca sui fianchi, sul movimento veloce e le cariche. Le nuove unità aggiunte a distanza non mi sembrano così un cambio di rotta per lo stile aggressivo e corpo a corpo della fazione. I devoti elfi oscuri al momento, per come sono stati pensati, non mi piacciono per nulla, purtroppo. Voglio ben sperare che in futuro gli elfi oscuri riceveranno un altro po' d'amore e magari anche le unità di elfi oscuri di Slaanesh avranno un minimo accorgimento stilistico e di statistiche. Staremo a vedere. È il turno degli alti elfi, con prima di tutto il lord generico, l'elmo del mare, che può cavalcare una tagliacielo, che è la nuova cavalcatura carro volante trainato da un'aquila, di cui abbiamo tra l'altro varie versioni. Tutti i lord e gli eroi comunque qui presentati hanno anche delle cavalcature, non voglio entrare troppo nel merito di questi dettagli. Per variare, infatti, vi faccio vedere il mago delle nebbie. Anche lui ha a disposizione diverse cavalcature, ma soprattutto ha un nuovo sapere della magia a disposizione: il sapere delle nebbie. 6 nuovi incantesimi con versioni potenziate che aumentano gli effetti, non fanno come il sapere delle megere che cambiano completamente l'incantesimo. Sono degli incantesimi principalmente di buff e debuff, con qualche incantesimo di danno, niente di pazzesco, principalmente complementare al gameplay di fanteria supportata da mostri che viene integrato in questo DLC per gli alti elfi. Possiamo anche ridurre l'armatura e il blocco proiettili a distanza da parte dei nemici, oppure possiamo aumentare il nostro blocco dei proiettili. Come ultimo incantesimo abbiamo un'evocazione di oceanidi, che sono degli elementali del mare, dei quali parleremo a breve. Passiamo adesso al protagonista indiscusso del DLC degli Alti Elfi, il Signore del Mare Aisling, o Aislinn, io preferisco chiamarlo Aisling. Anche lui può essere dotato di varie cavalcature, in questo caso volevo farvi vedere il carro. È un lord leggendario con tantissime dinamiche speciali, fra cui la possibilità di ripescare al volo un'unità in rotta fino a 3 volte per battaglia, o di sparare una serie di buff ad area che ricordano molto Eltarion, però al contrario di Eltarion combatte con doppia spada e non può lanciare incantesimi. Arriviamo al silente capitano della Guardia della Fenice, Caradrian, sulla Fenice Ashtari, ma in realtà può stare anche a piedi. Non ha nessuna voice line perché ha fatto un giuramento di silenzio. È una versione potenziata di un eroe nobile elfico con il flavor della Guardia della Fenice, e non solo il flavor, anche delle abilità mica male. È sempre più pericoloso durante il combattimento, molto difficile da abbattere, e nonostante sia specializzato contro le unità grandi se la cava molto bene anche contro i personaggi di taglia inferiore. Passando alla fanteria abbiamo l'equipaggio della Compagnia del Mare: spadaccini a basso costo e grande numero.
Niente di speciale, un'alternativa ai lancieri e ai ranger che costano un pochino di più. Il reggimento della fama in questione ha danno penetrante, si tratta dell'equipaggio della nave drago di Aislinn, la Calendarian. Altro nuovo reggimento della fama, le lame di Oeth, che sono dei maestri di spada molto più forti, anche se molto più costosi. Passando alle unità di carri, in questo caso volanti, abbiamo le tagliacieli di Lothern, le Skycutter in inglese, che falciano i venti della tempesta e arrivano in due versioni, o con degli arcieri abbastanza mobili con attacchi magici e parecchie munizioni, altrimenti nella versione con balista, che ha la possibilità di schierare sia le munizioni a bersaglio singolo sia quelle a bersaglio multiplo, dando una ventata d'aria fresca, e perdonate la battuta, non è intenzionale, alla scarsa artiglieria degli Elfi Alti. Ecco i già citati Oceanidi, elementali del mare, nuove unità mostruose per il roster degli Elfi Alti, con tanta resistenza, immunità agli effetti da contatto, resistenza anche al fuoco, giustamente, perché sono delle creature acquatiche. E c'è anche la versione molto più grande, singola, quindi non fanteria mostruosa, che è quella dell'elementale del mare, con un sacco di abilità complesse, intrise nella sua essenza, che vanno poi anche a garantire la moltiplicazione del suddetto elementale in tanti piccoli oceanidi durante la battaglia. A livello di animazione è incredibile, ogni tanto lo si vede sollevare un cavallo che si è perso nei suoi flutti e che viene rimandato ancora più all'interno della marea. Povero cavallino. Se mi conoscete sapete che sono un grande moddatore, quindi devo assolutamente dirlo. I Merwyrm, i Wyrm marini, non sono una novità. Esistono nel roster moddato degli Alti Elfi da Total War Warhammer 2 Curse of the Vampire Coast. Sono stati introdotti in tantissime varianti dalla community di modder ed è bello però finalmente vederli arrivare in vanilla, ottimizzati. Devo dire che non solo le texture e le animazioni, ma l'insieme anche di statistiche si sposano molto bene con il bilanciamento di gioco, nonostante si tratti comunque di un'unità mostruosa di ultimo tier. E il reggimento della fama, Sila Cocchio Solo, è una variante con una passiva abbastanza forte. Va fatto notare assolutamente anche il dettaglio che ha veramente un occhio solo, quindi c'è anche una storia dietro questo Wyrm del mare. Non aspettatevi di vedere Amanar appunto se non con una mod, e questo c'è poco da fare, era abbastanza scontato. Io sono contento comunque che siano arrivati i Wyrm marini e le animazioni sono veramente simpatiche, guardate che chunky boys che sono, mi piacciono veramente tantissimo. Come già avrete capito mi piacciono molto le nuove unità degli Alti Elfi, le trovo non solo complementari a tutte le lacune di un roster di unità comunque abbastanza ben fornito già. Non mi aspettavo che sarebbe arrivato il sapere delle nebbie, non in questa forma, perché lo avrei considerato plausibile per il DLC di Eltarion di Vress, però sono contento che tante miniature siano state trasposte finalmente dalla Creative Assembly. Eccoci qua con la Norsca, partendo da Sail, il senza fede, lord leggendario, sciamano stregone, con degli incantesimi unici in realtà, che mischiano diversi saperi della magia, ma non mi voglio addentrare troppo nelle sue specifiche, perché sono anche dipendenti appunto da ciò di cui non vi posso parlare adesso. Entreremo nel dettaglio magari di ciò che Sail può fare nel campo di battaglia, consideratelo comunque un lord leggendario incantatore, indirizzato principalmente al fare danni. Altro personaggio unico è Beorg Furia Ursina. Il capo degli Urs Fjordlings è un orso mannaro, estremamente potente contro unità grandi, ma non solo, perché le sue animazioni sono devastanti anche contro reggimenti di fanteria. Ha un sacco di abilità passive che già conoscete, non mi addentro troppo in questo. Eccoci all'eroe generico, il nobile Fimir, che si differenzia molto dal Fimir del DLC originale della Norsca perché è un combattente pesantemente armato e corazzato, con ottimi tratti, devo dire. Non lo ritengo molto forte come combattente singolo, lo trovo molto più forte in realtà contro gruppi di fanteria mostruosa o di fanteria normale ma pesantemente armata. Passiamo dunque alle unità con i predoni uomini
uomini orso della tribù di Beorg. Sono essenzialmente un'unità molto più resistente, con molta più vita e armatura, con la variabile scudo e ascia, altrimenti con arma a 2 mani per danno penetrante contro le armature. Sono una versione abbastanza simpatica ma non super potente dei predoni normali, meno potenti di campioni e berserker. Abbiamo poi il reggimento della fama devoto a Nargol, o meglio i devoti del corvo, che sono dei predoni normali però con il marchio di Nargol, attacchi benefici, attacchi penetranti. Passando alla cavalleria, la tribù dei Kurgan, che sono un po' gli Unni di Warhammer, non i mongoli, attenzione, o tatari, quelli sono un'altra tribù ancora. Sono della cavalleria che arriva in 2 varianti molto interessante, sia arma doppia sia arma penetrante. La cosa fondamentale di questa cavalleria, che pur non essendo una cavalleria pesante, con il tratto fiancheggiatore devastante diventa una cavalleria d'urto veramente molto forte. Attenzione, non usatela contro altra cavalleria perché non è il suo ruolo. Passando alla cavalleria da tiro, ve ne avevo già parlato quando parlavamo del roster di Slaanesh, il reggimento della fama dei cavalieri del formidabile serpente. Sono dei predoni a cavallo con giavellotto marchiati da Slaanesh, con tutti i benefit che ciò comporta. Altro reggimento della fama devoto a una divinità è quello del carro dei predoni, i seguaci della grande aquila, marchiati da Tzeentch, hanno danno da fuoco demoniaco, sono molto corazzati, sono un'unità sicuramente interessante. Passiamo ai mostri. La Chimera è un'altra unità che porta il fuoco nella lista unità della Norska, non solo con il soffio ma anche con gli attacchi. Devo dire che le animazioni delle chimere sono estremamente interessanti in entrambe le varianti che ci vengono proposte, perché abbiamo anche il reggimento della fama, che è la chimera del grido insanguinato, che ha un'abilità in più rispetto alla versione normale, oltre che statistiche più alte e un colore più interessante, più vivace. Rimanendo a tema di mostruosità, sono stati introdotti gli Ettin, i giganti bicefali, in 2 varianti. Sono dei mostri con delle passive interessanti che dipendono dalla vita totale, hanno 2 personalità che vanno a determinare anche quanto e come si comportano in determinate fasi del combattimento, relativi ovviamente alla loro vita massima. Non avendo la Norska nessuna stregoneria per curare le proprie creature, perlomeno non nella lista unità di base, con mod, tratti eccetera, poi chissà, si vedrà, però di sicuro nel gioco vanilla queste unità giocano molto sul prendere un sacco di sberle, gli Ettin. Nella variante Invoca Rune hanno anche degli incantesimi inediti, fra cui lo Stormo del Fato, che è sempre molto forte a prescindere da tutto su Total War Warhammer 3. Sono dei giganti secondo me molto forti, con delle gran belle animazioni molto simpatiche e molto a tema. È stato introdotto anche il lord generico del grande stregone sciamano, del sapere del fuoco, del metallo e della morte, e direttamente da Arrakis arriva Shaiolud, il grande vermone, le fauci del terrore. Questa unità è molto rivoluzionaria perché può diventare immune a qualsiasi attacco quando va sottoterra, spostandosi soltanto in questa modalità, che ha ovviamente un tempo di ricarica. Non soltanto si muove in maniera unica nel campo di battaglia e quando emerge fa del danno, ma è una torretta a distanza che se la cava anche abbastanza bene in corpo a corpo, con delle animazioni perfette da verme della terra. Attenzione però, ha anche una passiva interessante che non lo manderà in rotta ma lo distruggerà non appena la disciplina calerà sotto lo 0. La Norska si riconferma essere una fazione di pochi umani infanteria con relativa magia ma tanti mostri e cavalleria veloce, il che rende la Norska molto diversa dai guerrieri del caos, e va bene così. Ha una sua anima, deve colpire veloce e duramente, è brutale, selvaggia. Non sono entrato troppo nel dettaglio delle statistiche perché ritengo necessario un approfondimento che vi presenterò in futuri video fazione per fazione, così da approfondire i tratti di Lord ed eroi e delle tecnologie che vanno ad inficiare poi nelle campagne tutto quanto. Infatti ci sono altre novità, vi invito a rimanere connessi qui sul canale per scoprire di più nei prossimi giorni. E qual è la vostra fazione preferita fra tutte le 3 qui mostrate nel DLC Tides of Torment? Quale comprerete per prima? O le prenderete tutte e 3? Lasciatemi qui un commento, grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno, perché questo è quanto, alla prossima!